Ciao ragazzi, in questo tutorial impariamo a risolvere le disequazioni fratte, in cui i fattori presenti sia al numeratore che al denominatore sono tutti lineari, oppure sono potenze di polinomi di primo grado. Le disequazioni di questo tipo, per poter essere risolte, devono essere ricondotte a questa forma. Un'unica frazione algebrica a sinistra del simbolo di disuguaglianza e lo 0 a destra del simbolo di disuguaglianza. Si tratta dunque di studiare il segno di ogni fattore presente sia al numeratore che al denominatore della frazione algebrica. In presenza dei simboli di disuguaglianza maggiore e minore, la procedura risolutiva è identica a quella utilizzata per risolvere le disequazioni con prodotti, mentre in presenza dei simboli maggiore uguale e minore uguale bisogna ricordare un fatto importantissimo. Siccome il denominatore di una frazione non può mai essere uguale a 0, tutti i fattori del numeratore devono essere posti maggiori o uguali a 0, mentre i fattori presenti al denominatore devono essere posti maggiori di 0, cioè non bisogna mai mettere l'uguale al denominatore. Per quanto riguarda la simbologia utilizzata sia nelle rappresentazioni grafiche che nell'esposizione dei risultati finali, ti consiglio dunque di guardare, se non l'hai ancora fatto, il video sulle disequazioni con prodotti, in cui il significato di ogni simbolo e di ogni procedura è spiegato nel dettaglio. Come ho già detto, infatti, le disequazioni con prodotti, per quanto riguarda la procedura risolutiva, sono molto simili alle disequazioni fratte e costituiscono un sottocaso leggermente più semplice. Per questo, prima di svolgere questa semplice disequazione fratta, ti riporto la procedura risolutiva già esposta nel video precedente per le disequazioni con prodotti, con una piccola aggiunta al punto numero 1, in cui si tiene conto del fatto che, siccome il denominatore non può essere nullo, i suoi fattori vanno posti sempre maggiori di 0, cioè bisogna utilizzare il simbolo di disuguaglianza in senso stretto. Iniziamo ora a risolvere la disequazione assegnata. Siccome nel verso della disequazione è presente anche l'uguale, dobbiamo porre il numeratore maggiore o uguale a 0 ed il denominatore maggiore di 0, poiché, per quanto è già stato detto, al denominatore non va mai messo l'uguale. Risolviamo ora queste semplici disequazioni e determiniamo i loro intervalli soluzione. Nella prima è sufficiente portare il 6 a destra cambiandolo di segno, mentre nella seconda, dopo aver portato il 2 a destra, è necessario cambiare entrambi i segni ed il verso della disequazione. Rappresentiamo ora graficamente i due intervalli soluzione. Per rappresentare il primo risultato, facciamo un pallino pieno in corrispondenza del 6, poiché è presente l'uguale, e tracciamo una linea verso destra. Dalla parte opposta tracciamo una linea tratteggiata. Per rappresentare la seconda soluzione, facciamo invece un pallino vuoto in corrispondenza del 2, poiché qui non è presente l'uguale, e tracciamo una linea continua verso sinistra. Dalla parte opposta tracciamo una linea tratteggiata. Analizziamo ora il segno della frazione di sinistra. A sinistra del 2 abbiamo solamente un tratteggio e dunque il segno risultante è meno. Tra il 2 e il 6 sono invece presenti due tratteggi e dunque, siccome 2 è un numero pari, il segno risultante è più. Infine, a destra del 6 è presente un solo tratteggio e dunque, siccome 1 è un numero dispari, il segno risultante è meno. Per determinare il risultato finale della nostra disequazione, dobbiamo ora osservare il verso, che è minore o uguale a 0. Dunque, gli intervalli soluzione sono quelli in cui è presente il segno meno, cioè questo e questo. La soluzione della disequazione assegnata è dunque x minore di 2 unito a x maggiore o uguale a 6. Passiamo ora a un secondo esempio un po' più complesso. Come si può notare, la disequazione è già pronta per essere risolta, poiché a sinistra del simbolo di disuguaglianza è presente una sola frazione algebrica e a destra è presente lo 0. Innanzitutto bisogna ricordare che non bisogna svolgere alcun prodotto sia a numeratore che a denominatore, ma bisogna solo porre ogni fattore maggiore di 0. Siccome è presente l'uguale, i fattori del numeratore vanno posti maggiori o uguali a 0, mentre i fattori del denominatore vanno posti solamente maggiori di 0.
Risolviamo ora queste 4 semplici disequazioni e determiniamo i loro intervalli soluzione. Per farlo è sufficiente portare i termini noti a destra, cambiandoli di segno, e, nel caso di x negativa, cambiare entrambi i segni ed il verso della disequazione. Dopo aver ottenuto i 4 risultati, li rappresentiamo graficamente. Per rappresentare il primo risultato, facciamo un pallino pieno in corrispondenza del 3 e tracciamo una linea verso destra. Anche per rappresentare il secondo risultato, facciamo un pallino pieno in corrispondenza del meno 2 e tracciamo ancora una linea verso destra. Per rappresentare il terzo risultato, facciamo invece un pallino vuoto in corrispondenza del 4 e tracciamo una linea verso sinistra. E anche per rappresentare l'ultimo risultato, facciamo un pallino vuoto in corrispondenza del meno 5 e tracciamo una linea verso destra. Ricordo che il pallino pieno va messo quando è presente l'uguale nella soluzione, mentre il pallino vuoto quando non è presente l'uguale. Il grafico va infine completato con le linee tratteggiate. Siamo ora pronti per studiare il segno della disequazione. Nell'intervallo a sinistra di meno 5 sono presenti 3 tratteggi e 3 un numero dispari, quindi il risultato è un meno. Nell'intervallo compreso tra meno 5 e meno 2 sono presenti 2 tratteggi, 2 è un numero pari e quindi il risultato è più. Procedendo in modo analogo ci accorgiamo che in questo settore è presente un tratteggio e dunque il risultato è meno. In questo settore non è presente nessun tratteggio e quindi il risultato è più, e nell'ultimo intervallo è presente un solo tratteggio e dunque il risultato è meno. Per determinare gli intervalli soluzione, osserviamo ora il verso della disequazione, è minore o uguale a 0. Dunque, gli intervalli soluzione sono quelli con il meno. La nostra soluzione è dunque x minore di meno 5, unito a x compreso tra meno 2 e 3, estremi inclusi, unito a x maggiore di 4. Ricordo che nel risultato finale gli uguali vanno messi dove sono presenti i pallini pieni. Passiamo ora a un terzo esempio in cui sono presenti anche le potenze dei polinomi. Come si può notare, anche questa disequazione è già pronta per essere risolta, poiché c'è un'unica frazione algebrica a sinistra del simbolo di disuguaglianza e lo 0 a destra. Il mio consiglio però è quello di semplificarla ulteriormente, eliminando i numeri puri, nel nostro caso il 3 e il meno 2. Per farlo, bisogna ricordare questa semplice regola. I numeri positivi possono essere semplicemente tolti, mentre quando si eliminano i numeri negativi bisogna cambiare il verso della disequazione. Dobbiamo dunque risolvere la disequazione presente qui a destra, in cui ho cambiato il verso, poiché ho dovuto eliminare il meno 2, che è un numero negativo. Come al solito, non svolgiamo alcun prodotto, ma poniamo ogni fattore del numeratore maggiore o uguale a 0 e ogni fattore del denominatore maggiore di 0. Dobbiamo dunque risolvere queste 5 semplici disequazioni. La prima è sempre verificata, poiché un quadrato è sempre maggiore o uguale a 0. La seconda, la quarta e la quinta sono di primo grado e quindi si risolvono portando a destra il termine noto e semplificando per il coefficiente della x, mentre la terza, in cui è presente un esponente dispari, va risolta ponendo la base 3x più 3 maggiore o uguale a 0 e risolvendo la disequazione di primo grado così ottenuta. Vi ricordo quanto già detto nel video precedente. Una potenza ad esponente dispari e la sua base hanno lo stesso segno, dunque in disequazioni di questo tipo è sempre possibile eliminare un esponente dispari. Rappresentiamo ora i risultati rispettando l'ordine in cui sono stati trovati. Innanzitutto riportiamo sulla retta orientata i valori trovati per la x. Sono 3, poiché abbiamo l'8, il 5 e il meno 1, poiché il meno 1 è un valore doppio e quindi va indicato una sola volta sulla retta. La prima disequazione è soddisfatta per ogni valore della x e dunque la sua rappresentazione grafica è una linea continua che va dalla sinistra alla destra del grafico. Per rappresentare il secondo risultato facciamo un pallino pieno in corrispondenza dell'8 e tracciamo una linea verso destra. E per rappresentare gli altri 3 risultati procediamo in modo analogo. Facciamo un pallino pieno in corrispondenza del meno 1 e tracciamo una linea verso destra. Facciamo un pallino vuoto
in corrispondenza del -1 e tracciamo una linea verso destra, e facciamo un altro pallino vuoto in corrispondenza del 5 e tracciamo un'altra linea verso destra. Completiamo il grafico con le linee tratteggiate e contiamo poi il numero di linee tratteggiate presenti in ogni intervallo. Nel primo intervallo le linee tratteggiate sono 4, 4 è un numero pari e quindi il segno risultante è più. Nel secondo intervallo sono presenti 2 linee tratteggiate, 2 è un numero pari e quindi anche qui il risultato è più. Nel terzo intervallo abbiamo una linea tratteggiata, 1 è dispari e quindi il risultato è meno. Ed infine nell'ultimo intervallo non sono presenti tratteggi, quindi il segno finale è più. Osservando il verso della disequazione, maggiore o uguale a 0, vediamo che l'insieme soluzione è quello costituito dagli intervalli dove è presente il segno più. Vi ricordo che il verso della disequazione da prendere in esame non è quello della disequazione iniziale, ma quello della forma finale, cioè quello dell'ultima disequazione prima che venga analizzato il segno dei singoli fattori. L'insieme soluzione è dunque costituito dagli intervalli x minore di 1, x compreso tra -1 e 5 e x maggiore o uguale a 8. Faccio notare che a 8 va messo l'uguale, poiché il pallino è pieno, mentre a -1 non va messo l'uguale, poiché in presenza di più pallini, come abbiamo detto nel video precedente, per così dire il pallino vuoto vince e quindi non va messo l'uguale. Riassumendo, in questo esercizio abbiamo visto come si possono eliminare i numeri puri da una disequazione e come ci si deve comportare con le potenze di polinomi, sia di grado pari che dispari. Analizziamo ora un ultimo caso. Come ci si deve comportare quando a destra del simbolo di disuguaglianza è presente un numero diverso da 0, oppure un polinomio o una frazione algebrica? La risposta è molto semplice. Si portano tutti i termini a sinistra del simbolo di disuguaglianza e si calcola il minimo comune multiplo fra tutte le frazioni presenti, in modo da ottenere un'unica frazione algebrica a sinistra del simbolo di disuguaglianza e lo 0 a destra. A questo punto l'esercizio è identico ai precedenti. In questo esercizio è presente un 2 a destra del simbolo di disuguaglianza. Per risolverlo, portiamo il 2 a sinistra del simbolo di disuguaglianza, cambiandolo di segno. Calcoliamo poi il minimo comune multiplo nella maniera abituale, facendo 3x diviso 1 per 2, meno 6x, e meno 12 diviso 1 per meno 2, cioè più 24. Sommiamo poi i termini simili a numeratore, ottenendo un'unica frazione algebrica. 7x meno 6x fa x, e meno 30 più 24 fa meno 6. Da qui la procedura è identica a quella degli esempi precedenti, dunque ti riporto lo svolgimento completo senza commentarlo. Con questo abbiamo concluso il discorso sulle disequazioni fratte con fattori di primo grado. Nel prossimo tutorial di questa playlist impareremo a risolvere i sistemi di disequazioni fratte. Vi aspetto! Ciao!